Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e questo gran pezzo d'arte del 2021 è il nuovo Erlang Aero. Solitamente nelle recensioni dei monopattini iniziavo sempre con le specifiche tecniche, le particolarità del prodotto e spiego tutto per filo per segno fino ad arrivare a chi consiglio questo monopattino. Qui farò diversamente e ti dico subito che se stai cercando un monopattino legale, completamente legale dalla A alla Z, quindi si può circolare dovunque con il motore con la potenza massima da 500 watt e la velocità massima ottenibile in sicurezza da un monopattino molto stabile in rettilineo e anche in curva e anche molto sicuro e tante cose che adesso ti dirò, allora ti consiglio subito di prendere questo monopattino. Di solito non lo faccio, ma per questo faccio un'eccezione perché merita davvero. Ok Issam, però questo sembra il cazzuto Erlang dell'anno scorso. No, in realtà questo è il cazzuto Erlang Aero di quest'anno, che è completamente diverso sia strutturalmente sia dal punto di vista comportamentale su strada. E lo so, sembra strano che qualche modifica che sembra piccola cambi questo, ma vi assicuro che cambia completamente e ho voluto provare tutte le versioni contemporaneamente per sentire la sensazione e devo dire che questa nuova forcella biammortizzata fa tantissimo, non solamente dal punto di vista di ammortizzazione, perché con questo monopattino con l'ammortizzatore davanti e l'ammortizzatore dietro potete andare veramente dovunque, potete andare su strada e questo monopattino fatto per strada, ma potete anche andare fuori strada perché questo monopattino è talmente stabile, robusto e facilmente controllabile da chiunque, compreso mio figlio di 9 anni. Io mi sento sicuro a dargli l'Erlang piuttosto che dargli uno più piccolo, anche il Ninebot per esempio. E non solo, potete andare sul pavé, potete andare su San Pietrini, non li sentite neanche, e sto parlando di andare a 40 all'ora su un pavé disastrato come quello che abbiamo qui a Brugherio. Potete andare sui dossi, ma potete anche saltare i dossi se volete, potete prendere tutte le buche che volete, comprese quelle di Roma, ciao Roma, ma se date un colpetto prima di un tombino sprofondato potete tranquillamente saltarci sopra. Ma questa forcella biammortizzata non ha migliorato solamente dal punto di vista di ammortizzazione, ma anche di stabilità, specialmente in curva. Si sente veramente tanto la differenza tra le altre versioni e questa in curva. In curva è veramente fantastico, ci si può inclinare veramente tanto in sicurezza senza sentirsi sbilanciati. La posizione del manubrio non è cambiata e secondo me è una delle migliori che ci sono nel mercato attualmente, perché non si avvicina tantissimo al vostro busto, quindi vi mangia una porzione della pedana come tanti altri monopattini dove non potete appoggiare il piede perché vi sentite sbilanciati indietro. Il manubrio è sempre un semimanubrio, quindi si può piegare in questo modo qua. Hanno cambiato due cose: il meccanismo di apertura chiusura adesso molto più stretto e il manubrio non si muove. Ovviamente si può anche regolare se volete per farlo più duro o meno duro.
questa è una cosa molto positiva, a me piace molto perché fa sì che il monopattino sia molto ergonomico, nonostante la pedana molto più larga, per esempio dei vari Ninebot o Xiaomi. Una volta piegato si può mettere davvero dovunque. La dimensione del monopattino è molto compatta, molto ergonomico, si può davvero mettere in qualsiasi bagagliaio. Per quanto riguarda il peso, pesa circa 19 kg e non è per niente tanto, specialmente che qui all'interno della pedana abbiamo una batteria da 17,5 Ah da 48,1 volt, quindi in totale 842 Wh di capacità della batteria, che alimentano un motore fantastico e molto affidabile da 500 watt, dandogli una velocità massima di 40 km all'ora con il mio peso di 80 kg, a vuoto circa 46 km all'ora, 45-46, quindi può variare da 40 a 45 km all'ora a seconda del vostro peso, e gli dà una coppia e un'accelerazione e una spinta in salita che è una delle migliori che abbiamo visto sul canale su un monopattino da 500 watt di quelli legali. Ok, adesso proviamo la solita salita con il nuovo Erlang Aero alla velocità massima, vediamo come se la cava. Dimmi la velocità. Sto andando a 25 all'ora. Non riesco a stargli dietro. 27, 28, 29. Come spinge? Spinge tantissimo, potevo arrivare anche a 31. A 31 addirittura? Potevo arrivare anche a 31. Ah, perché non sei arrivato a 31? Non riuscivo a vedere. Perché non riesci a vedere? C'era sopra la Insta. Non solo, questo monopattino, a differenza della maggior parte dei monopattini che trovate nel mercato con un motore da 500 watt, ha un NESC da 25 ampere, e questa è una piccola differenza rispetto ai modelli precedenti Erlang, però la grande differenza è la gestione termica dell'ESC, che è migliorata tantissimo, e la nuova gestione termica riesce ad avere un'autonomia leggermente più alta rispetto ai modelli precedenti, da 65 a 80-85 massimo chilometri. Ci sono davvero tanti miglioramenti grandi e piccoli. Uno dei miglioramenti, per esempio, è lo schermo. In questo momento siamo sotto i diretti raggi del sole e vi assicuro che abbiamo un filtro ND sulla telecamera messo quasi al massimo, perché c'è tantissimo sole che picchia. Nonostante questo, come potete notare, si vedono benissimo tutte le scritte. Come potete notare qua, i cavi entrano all'interno del manubrio, escono da questa parte, anche il manubrio è cambiato, la struttura del manubrio è cambiata, escono da qui, e qui abbiamo dei connettori impermeabili che migliorano tantissimo anche l'impermeabilità in totale del monopattino, che ovviamente, come tutti gli altri Erlang, può andare tranquillamente sotto la pioggia, e vi assicuro che nell'inverno, tutto l'inverno l'ho utilizzato sotto la pioggia senza nessun problema. Ovviamente è meglio non parcheggiarlo, lasciarlo sotto la pioggia, non solamente per l'elettronica, ma anche le parti meccaniche potrebbero deteriorarsi più velocemente, e non si potrebbe neanche immergere, anche se io l'ho già fatto varie volte senza problemi. Nelle versioni precedenti Erlang non avevamo questa gestione dei cavi, ed è cambiata per un motivo, perché i cavi passavano all'interno di questo tubo che si può allungare o accorciare a seconda della nostra altezza e della nostra comodità, ecco, e ogni tanto qualcuno andava diciamo un po' di più col monopattino in altezza, staccava un connettore dentro, cosa che mandava in panico la gente, perché ovviamente non funzionava più il monopattino, nonostante che fosse una sciocchezza aggiustarlo, perché bastava togliere questa vite qua, staccare il proteggischermo e staccare lo schermo e riattaccare il connettore. Ma qua è impossibile che possa succedere. Anche la frenata di questo monopattino è una delle migliori tra quelli che ho provato. Ok, adesso siamo a 40 km all'ora, proviamo la frenata 1, 2, 3.
Ecco, questo è il monopattino con la migliore frenata della categoria 500 watt secondo me. E di freni ne abbiamo tre, uno meccanico a disco davanti e un altro meccanico a disco dietro, e anche il freno motore con ricarica rigenerativa migliorata sia dal punto di vista di efficienza, ed è questo il compito del nuovo ESC, il che ci dà quel 10-15 km in più che riesce a fare questo monopattino, ma anche dal punto di vista comportamentale, perché sì, è deciso ma è molto più graduale delle versioni precedenti. Ovviamente adesso, come andremo a vedere, tramite l'app si può regolare tutto questo sia dal punto di vista di accelerazione ma anche di frenata rigenerativa, che si possono regolare tra molto dolce e molto potente. Come tutti gli altri Erlang, anche questo arriva con un caricabatterie da 2 A 54,6 volt che riesce a ricaricare la batteria in circa 8-9 ore. Ovviamente, come al solito, vi consiglio di non caricare, lasciare sempre carico il monopattino e assolutamente non lasciarlo in carica sempre, perché rovinate la batteria e avete un'autonomia molto grande con questo monopattino, perciò cercate di non caricarlo mai al massimo, caricatelo fino a quando arrivano a riempirsi tutte le tacchette, ma non lasciatelo in carica. Io per esempio quando posso lo carico senza riempire l'ultima tacchetta, quindi quasi al massimo, e non lo scarico mai al di sotto di una tacchetta a caldo, ovvero quando accelerate vedete una tacchetta solamente, per me dovete ricaricarlo e non insistere per allungare la vita della batteria, che è veramente lunga, perché il primo Erlang, ve lo faccio vedere? Ecco, questo è il mio primo Erlang del 2019 che utilizzo tutti i giorni, non solo, anche miei amici, miei collaboratori, l'ho prestata a un sacco di gente e non è mai stato fermo, e tuttora mi fa 40 km all'ora di velocità, e fino ad oggi ha sempre avuto la stessa grinta. A proposito, se volete prendere questo monopattino vi consiglio vivamente di prendere anche il portapacchi, perché non arriva con il portapacchi ma si può prendere a parte, che è molto comodo, non solamente per appoggiare le cose o appoggiare anche un piede o anche mettere qualcuno sopra, anche se non si può, però in aree private si può fare. Io l'ho visto fare a Milano anche con lo Xiaomi, cosa che secondo me non è sicura, almeno se volete fare qualcosa di non proprio legale fatelo in sicurezza. E ogni volta che io faccio le scale con l'Erlang, questo portapacchi mi viene molto comodo per tirare su il monopattino, altrimenti dovrei mettere la mano qui sotto, che si può fare tranquillamente, però sicuramente prenderlo da qui è molto più comodo. Come potete notare, l'adesivo antiscivolo della pedana della mia versione del 2019 è messa malissimo, tiene benissimo il piede, ma comunque come aspetto è veramente brutta, nonostante che l'abbia lavata con la pioggia la maggior parte delle volte. Invece il nuovo adesivo antiscivolo della versione Aero è in silicone, che è molto più bella come aspetto, è lavabile e rimane per sempre bella, perché il silicone è fantastico, è un fantastico materiale per questa cosa qui. Non solo, come aderenza è migliore e soprattutto non rovina le scarpe, potete appoggiarvi sopra senza grattarvi la mano. A tutto quello che ho detto prima devo aggiungere una cosa molto importante, e il fatto che questo monopattino dal punto di vista di intelligenza o smart è molto più smart rispetto agli altri, sia dal punto di vista dell'applicazione ma anche la gestione di tutta la sua elettronica, partendo dalle luci LED che purtroppo adesso non si vedono bene perché siamo sotto i diretti raggi del sole, che sono completamente personalizzabili tramite l'applicazione che si chiama Z-Bike, e mi ha sorpreso davvero tanto quante personalizzazioni possiamo avere per quanto riguarda i LED. Vi faccio vedere subito sull'applicazione perché abbiamo addirittura 12 modalità di personalizzazione, dallo spegnimento che si può utilizzare tramite l'applicazione, ma cliccando anche 3 volte sul bottone di accensione e spegnimento possiamo accendere e spegnere la striscia LED indipendentemente dalle luci davanti e dietro. Ma le personalizzazioni non sono solamente nel modo di
muovere i LED, ma anche nei colori che possiamo scegliere, perché possiamo scegliere lo stesso colore, per esempio blu, ok? Quindi la sequenza sarà, non so, accendi, spegni o Larson scanner solamente di un colore, o per esempio se facciamo blu e poi verde e poi giallo e poi rosso, e scegliamo il Larson, quindi andrà avanti e indietro in un colore, avanti e indietro in un altro e così via, e possiamo veramente personalizzare di tutto, così che io l'ho messo tipo sirena della polizia americana, ovviamente, perché non si può mettere quella italiana. L'applicazione è una delle più intelligenti e non solo, anche una delle più stabili e una delle più fatte bene che ho mai visto su un monopattino, a parte lo Xiaomi Mi Pro 2 che ha un'applicazione fatta benissimo, ma non ha tutte queste personalizzazioni e opzioni e anche visualizzazioni. Una cosa molto bella di questa applicazione è che adesso, per esempio, si è spento il monopattino, l'ho riacceso e l'applicazione si è riconnessa in automatico al monopattino, perché rimane sempre in background a meno che non la togliete. Questa è una cosa molto buona, perché se lo state utilizzando in qualsiasi momento tirate fuori il cellulare, potete utilizzare l'applicazione. L'applicazione ci mostra i chilometri all'ora, adesso siamo a 42 km all'ora con la batteria, vediamo quant'è la percentuale. Ecco, visualizza in alto a destra la percentuale del 60%, ci fa anche vedere quanto sta spendendo in ampere. Questo è molto utile, per esempio, per calcolare l'autonomia della batteria in base al proprio peso, andando per esempio al massimo di velocità, vedendo quanti ampere spende e dividendo il totale della capacità della batteria su questo numero che risulta. Un'altra cosa molto interessante, molto importante, abbiamo la temperatura, che in questo momento è 37,5. Perché questo è importante? Perché per esempio se dovessimo viaggiare sotto il sole per lungo tempo, ecco, possiamo vedere la temperatura qui. E non solo, lo schermo è cambiato, abbiamo detto, è molto intelligente, perché se dovesse esserci un problema con la batteria, con l'ES, col motore, con la temperatura, con qualsiasi cosa, lo segnala con un numero che è scritto nel manuale di istruzioni, così da sapere qual è il problema. Abbiamo la possibilità di accendere e spegnere le luci anteriore a LED, che anche lì è migliorata, più potente. Quella posteriore è uguale a quella vecchia, è una luce a LED, quando accesa rimane accesa, quando freniamo inizia a lampeggiare per segnalare che stiamo rallentando. Abbiamo la possibilità di passare dalla modalità Eco alla modalità Fast. Con l'applicazione si possono avere solamente queste due velocità, quindi 25 km all'ora o sbloccato 40-45 km all'ora. Invece se schiaccio due volte il pulsante di accensione e spegnimento, passiamo dalla modalità 6 km all'ora, dove dobbiamo utilizzare nelle zone pedonali, il che fa di questo monopattino anche legale nelle zone pedonali. Se clicchiamo altre due volte passiamo alla modalità 25 km all'ora, però purtroppo, come potete notare, rimane verde l'omino sulla bicicletta. Se clicchiamo invece altre due volte passiamo alla modalità sbloccata 40 km all'ora e diventa bianco. Ovviamente, come le versioni Erlang precedenti, abbiamo anche la possibilità di cambiare questi limiti cliccando 8 volte il bottone di accensione e spegnimento, e quindi passiamo da 6 km all'ora a 15 km all'ora a una velocità massima di 25 km all'ora. Una cosa unica e fantastica di questa applicazione e di questo monopattino è il fatto che possiamo bloccarlo con una password. Ok Issa, ma questa non è una cosa unica, ce ne sono tanti altri che fanno questa cosa. E no, perché questa è una cosa molto intelligente, perché se adesso clicco lock, ok, vedete che mi dice: vuoi utilizzare l'ultima tua password che hai utilizzato precedentemente? Gli dico ok, va bene. Quindi adesso sto utilizzando la password precedente senza doverla digitare, perché io, per poter utilizzare l'applicazione installata sul mio telefono, devo sbloccarlo con l'impronta o con la faccia o anche
con il segno quello che è. Adesso se lo voglio sbloccare posso fare la stessa cosa e sbloccarlo, però posso anche dirgli di no, perché vorrei utilizzare una nuova password che per esempio è 1 2 3 4 5 zeri e gli dico ok, si blocca. A questo punto ho cambiato la password che ha memorizzato nell'applicazione e adesso se voglio sbloccarlo mi dice vuoi sbloccare con l'ultima password, gli dico ok, lo sblocca. Questo meccanismo mi ricorda tantissimo le casseforti degli alberghi, perché funziona nello stesso modo. Ovviamente adesso l'applicazione ha memorizzato il mio codice, però se io la disinstallo, supponiamo che cambio telefono e voglio utilizzare un altro telefono, il monopattino sarà bloccato e mi chiederà la password e riconoscerà la password che avevo messo precedentemente, perché viene memorizzata nel monopattino. Oh Issam, e se dimentico la password cosa faccio? Butto via il monopattino? Sarà inutilizzabile? No, perché questo monopattino viene venduto su zbike.it, che è un'azienda di Bergamo, e se chiamate l'assistenza andate cliccate sul bottone lock e gli date questo numero identificativo, loro vi possono sbloccare la password. Vediamo velocemente le altre opzioni dell'applicazione e anche le novità interessanti. Andiamo su Basic Settings, dove possiamo attivare e disattivare il cruise control, cosa che secondo me è completamente inutile, perché diversamente da qualsiasi altro monopattino, ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo da quando ho visto questo monopattino, il fatto che abbiamo il bottone del cruise control indipendente. Gli altri monopattini dovete tenere l'acceleratore per qualche secondo, che siano 10 secondi, 20 secondi, quello che è, e poi entra in automatico il cruise control. Qua invece lo fate entrare con il bottone quando volete e quindi inutile questa opzione. Abbiamo il modo di accelerare eco o fast, sarebbe quello più dolce o quello più potente che abbiamo detto prima. Questa cosa della modalità di accelerazione eco o fast potrebbe sembrare una cosa banale, perché uno vorrebbe il massimo dal monopattino di accelerazione. In realtà in spazi stretti la manovra è molto più facile con un'accelerazione progressiva rispetto a un'accelerazione molto forte, e questa è una cosa che trovo molto utile per esempio quando sono in paese, nelle vie strette, c'è gente che attraversa, macchine che si fermano, e quindi il monopattino non fa così, perché ha un'accelerazione molto forte, ma è progressivo e dolce. E abbiamo lo start mode, che può essere zero start, ovvero anche senza spingere il monopattino la ruota gira quando premo la leva dell'acceleratore, ma posso eventualmente utilizzare lo slide start. È bellissimo, adesso lo chiamano, prima lo chiamavano non zero start, che non aveva senso, adesso gli hanno trovato anche un nome ed è la prima applicazione che gli trova un nome giusto, direi. Abbiamo anche un modo nuovo molto interessante di utilizzare il monopattino che si chiama throttle, ovvero acceleratore. L'altro modo molto curioso, molto interessante, si chiama slide. Come funziona questo modo? Beh, non funziona più l'acceleratore, ecco, ma se spingete con il piede, la velocità massima che raggiungete con la vostra spinta col piede, lui la mantiene come se fosse un cruise control. Eventualmente, se c'è pericolo, volete scappare, basta cliccare 2 volte sul bottone di accensione e spegnimento, come se volessimo passare da una velocità all'altra, quindi passa dalla modalità slide, quindi con l'omino sullo skateboard, alla modalità con acceleratore, dove possiamo accelerare. I chilometri totali che abbiamo fatto con il monopattino, il totale in questo momento è 49,7. Se disinstallate l'applicazione e la reinstallate, o anche per esempio Jacopo che mi sta filmando in questo momento ha installato l'applicazione sul suo cellulare, se accede al monopattino gli risulta lo stesso numero, quindi tutti questi dati di utilizzo e il totale vengono memorizzati all'interno del monopattino e non dentro l'applicazione. Le gomme sono rimaste le stesse e sono da 10 pollici tubeless e sono molto stabili su strada, non solamente perché sono da 10 pollici ma anche perché sono abbastanza larghe, e questo ovviamente contribuisce tantissimo alla ottima frenata di questo monopattino. Per quanto riguarda il carico massimo che può supportare questo monopattino, sia dal punto di vista strutturale che
elettrico meccanico e di 120 kg, e vi assicuro che questo monopattino anche con 120 kg sopra la solita salita la farebbe almeno a 25 km all'ora. Ok, adesso riproviamo la solita salita con Jacopo che riesce a vedere. Vai Jacopo, fammi vedere quanto fa questo monopattino. Ora sono a 26, 27, 28, Stavo per beccarmi. 29, 30 e poi c'è il muro. Per quanto riguarda i controlli possibili tramite il display multifunzione, che funziona solamente con il monobottone di accensione e spegnimento, ovvero se clicco, tengo premuto, si spegne, un solo clic si accende. Se clicco una volta si accende la luce davanti, se clicco 2 volte passiamo da una modalità all'altra di limite di velocità. Se clicco 3 volte posso tenere spenta o accesa la striscia LED RGB. Se clicco 4 volte, 1, 2, 3, 4, vedete che sparisce il segno di 0 start, quindi adesso è in modalità slide, quindi bisogna spingere il monopattino per riuscire a usare l'acceleratore, altrimenti non parte. Clicco 5 volte per attivare o disattivare il cruise control, ma come ho detto prima, avendo il bottone secondo me non serve questa funzione, ma ve la faccio vedere. 1, 2, 3, 4, 5 e qua dovrebbe sparire. No, rimettiamolo. 1, 2, 3, 4, 5. In questo momento il monopattino è in chilometri all'ora. Se clicco 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, diventa in miglia all'ora. L'ultima funzione cambia i limiti di velocità, vi faccio vedere. Adesso siamo con l'omino sulla bicicletta bianco, quindi la velocità massima è di 45 km all'ora. Adesso ovviamente la batteria scarica e fa 42. Se clicco 8 volte il bottone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e accelero, come potete notare raggiungere una velocità massima di solamente 25 km all'ora. Andiamo sulla prima velocità che dovrebbe essere 6 km all'ora, la seconda velocità è di 20 km all'ora e la terza velocità è di 25 km all'ora. Comunque adesso io lo metto nella modalità sbloccata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che comunque è legale perché abbiamo sia il limite di velocità di 6 km all'ora e abbiamo anche il limite di velocità di 25 km all'ora e abbiamo anche la possibilità di andare sì a 45 km all'ora nelle aree private o dove lo permette la legge. Certamente il mondo dei monopattini è molto vasto e ogni monopattino come fatto sicuramente si adatta a esigenze differenti di persone differenti, ma vi dico che dal 2019 fino adesso, qualsiasi volta che ho fatto provare questo monopattino in tutte le sue versioni a un già possessore di un altro monopattino da 500 watt in giù, tutti hanno avuto la stessa reazione e non sapevano se definire questo un monopattino o qualcos'altro o non definire più il proprio monopattino. Ok, potrebbe sembrare un'esagerazione, ma è la verità. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo meraviglioso monopattino nella descrizione del video. Ovviamente essendo venduto da una ditta italiana arriva in 24 ore in tutta l'Italia, avete anche la garanzia Italia. Nel frattempo vi saluto, anzi potete anche cliccare qua se volete e ciao alla prossima.